Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Oggi parliamo di duchi longobardi e del loro tradimento. Come sempre bentornati, vi invito a cliccare mi piace sul video, a iscrivervi al canale, a cliccare la campanellina e se foste particolarmente generosi nel voler supportare la Fara, diventare nostri abbonati o nostri Patreon. In descrizione trovate tutti i modi per farlo. L'argomento di oggi parte da uno spunto di riflessione, cioè su una discussione avuta insieme all'associazione durante lo scorso weekend di lavori. Avrete notato che il video esce più in ritardo rispetto al solito perché finalmente dopo settimane siamo riusciti a vederci, a fare qualche lavoro assieme e soprattutto a passare del tempo insieme. Sì, perché questo 2024 fra clima piovosissimo e vari intoppi formali ha ridotto notevolmente il numero dei weekend di lavori su cui la Fara si costituisce. Durante le chiacchierate serali vicino alla griglia, in effetti si discuteva di come, soprattutto alla fine di quel VI secolo che vede arrivare i Longobardi in Italia, ci fossero spesso dei cambi di casacca o quantomeno delle variazioni sui fronti che hanno lasciato dire a diversi storici che forse l'identità longobarda non era così forte. Sulle questioni dell'identità longobarda abbiamo già discusso soprattutto alla luce dei più recenti studi del DNA, che quindi contraddicono questi dubbi sull'identità percepita, però sicuramente a livello politico c'era una certa fluidità nei ruoli più alti, soprattutto all'interno del settore militare. Ecco quindi che il video di oggi parte da due figure che nel nostro giudizio come Fara sembrano speculari, cioè quella di Droctulfo e quella di Faraoaldo. Droctulfo e Faraoaldo sono entrambi duchi o duces. In particolare facciamo riferimento a quella fine del VI secolo successiva all'arrivo dei Longobardi in Italia, alla morte di Alboino, all'impossibilità da parte di Clefi di creare una monarchia stabile e al cosiddetto decennio dell'anarchia, cioè quello in cui i duchi longobardi si autogovernarono senza la necessità o il bisogno di un re. Periodo che termina poi con la salita al trono di re Autari o Autari, e che vede quindi poi una svolta anche nel modo in cui la monarchia viene a definirsi, da una monarchia che viene spesso chiamata tribale dagli storici a una monarchia più moderna per l'Alto Medioevo. Quello che a noi interessa non sono queste due figure di questi due condottieri, nel senso letterale del termine, da questo, no? Duces, che però hanno due percorsi paralleli e contrari. In particolare la figura di Droctulfo ha affascinato moltissimi, ha addirittura ispirato un racconto di Borges, se non sbaglio, ma soprattutto fra i vari divulgatori è oggetto di interesse del buon Mattia Caprioli, il nostro tribunus dei Numerus Italorum, che con grande passione per il mondo tardo-antico e alto medievale bizantino, sì, ho detto bizantino, e ovviamente trova in Droctulfo una figura particolarmente interessante. Perché dico ovviamente? Beh, perché Paolo Diacono ci porta la storia di questo svevo o alamanno, cresciuto dai Longobardi, all'interno della cui comunità per i suoi meriti ottiene il ruolo di duca e che poi cambia casacca e passa a difendere gli interessi romei, cioè dei bizantini, in particolare di Ravenna, fino alla fine della sua vita, tanto da meritarsi un epitaffio a San Vitale. Leggiamo al riguardo l'epitaffio stesso che Paolo Diacono cita e da cui trae buona parte delle informazioni. Sentiamo un pochino cosa ci racconta il buon vecchio Paolo di Warnerfrido. Chiuso in questo sepolcro, ma solo col corpo, Drocton, poiché per i suoi meriti è vivo in tutto il mondo. Stava coi bardi, ma fu di stirpe sveva, e perciò era soave a entrambi i popoli. D'aspetto terribile a vedersi, ma benigno d'animo, di lunga barba sull'intrepido cuore. Poiché amava i pubblici segni di Roma, fu sterminatore della sua stessa gente. Trascurò i suoi cari genitori, mentre amò noi, ritenendo che questa fosse, o Ravenna, la sua patria. La sua prima gloria fu la presa di Brescello. Lì, rinsiedendo, fu terrore dei nemici.
Lì, potente, poté dare aiuto alle insegne romane e Cristo gli concesse di avere il primo vessillo. Mentre ancora Farao Aldo occupa classe con la Frode, per liberarla prepara le armi per le flotte. Con poche navi, combattendo nel fiume Badrino, lui vinse innumerevoli schiere di bardi. Di nuovo vinse l'Avaro nelle terre orientali, conquistando per i suoi sovrani massimi vantaggi. Fidando nell'aiuto del martire vitale, a questi trionfi spesso giunse acclamato vincitore. Nel tempio di lui chiese che giacessero le sue ossa, ed è gradito a questi luoghi l'averle dopo la sua morte. Egli stesso, morendo, lo chiese al sacerdote Giovanni, per il cui pietoso amore ritornò in queste terre. Epitafio che sembra sia stato apposto proprio a San Vitale, a Ravenna, anche se oggi non è più presente, non possiamo più vederlo. Cosa ci racconta questo epitafio? Beh, in prima battuta già il nome. Paolo Diacono ce lo racconta come Droctulfo, tra l'altro un nome singolare che non compare altre volte con altri individui, sembrerebbe in questo periodo storico. Ma i bizantini, i romei che parlano greco, lo traslitterano, diventa Drocton con delle sonorità più greche, quindi viene accettato. Ci viene raccontata della sua presa di Brescello. Mi dicono che sia il paese in cui è ambientato Don Camillo e Peppone. Ho dei vaghi ricordi, lo guardavo da bambino con mio nonno, devo ammettere che non ne sono sicuro, datemi conferma di questo. Ma in ogni caso un luogo che all'epoca aveva un'importanza strategica rispetto alle vie che portavano proprio a Ravenna e poi a quella classe che viene citata, cioè il porto di Ravenna, che ci viene detto essere tenuto con l'inganno da Farao Aldo, l'altra figura di cui parleremo oggi. Quindi uno svevo o alamanno cresciuto dai Longobardi che a loro si ribella, che diventa condottiero bizantino, che combatte contro gli stessi Longobardi, che li sconfigge, che riconquista classe il porto di Ravenna e che poi si sposta in Oriente a combattere gli Avari e addirittura verso la fine del VI secolo parrebbe che abbia terminato le sue avventure nel nord dell'Africa. Di questo non siamo sicuri, nel senso che abbiamo una missiva di Gregorio Magno che intercede per lui con il referente bizantino del Nord Africa chiedendogli di prenderlo con sé per le future battaglie, eccetera, ma non siamo sicuri che sia lo stesso Droctulfo. La rarità del nome però ha fatto propendere più di qualcuno per identificare in questi Droctulfo sempre lo stesso condottiero svevo longobardo. Dall'altra parte abbiamo Farao Aldo. Farao Aldo ci viene indicato appunto dall'epitafio come detentore di classe con l'inganno. Ma cosa voleva dire? Beh, secondo alcuni storici, in particolare a partire dal Bognetti, che come per Droctulfo è stato il primo a provare a ricostruire queste vicende, ma in una lettura che viene confermata anche in un vecchio testo del 78 del buon Stefano Gasparri, la biblioteca associativa della Fara ha veramente di tutto, questo libro è più vecchio di me, ma continua a essere molto interessante perché non ci sono altri tomi così esaustivi sui duchi longobardi in generale. Ecco, dicevamo, alla luce di questi studi, Farao Aldo viene identificato come uno di quei longobardi che non arriva con la migrazione guidata da Alboino, ma che era altresì uno dei federati che già lavorava per l'impero bizantino. Ricordiamo che i longobardi avevano combattuto in Italia, ad esempio, al fianco dei bizantini durante le guerre greco-gotiche e che contingenti longobardi probabilmente erano stati utilizzati anche sul fronte orientale. Ecco che questo Farao Aldo dovrebbe essere molto probabilmente uno di questi federati. Cosa succede? Intorno al 575-576 c'è un tentativo bizantino di, non so se dire proprio di riconquista, ma sicuramente di contrapposizione alla conquista longobarda dell'Italia, guidata da Baduario. Questo tentativo non va a buon fine e pare che in questo contesto Farao Aldo cambi bandiera, faccia il contrario di quello che aveva fatto il nostro amico Droctulfo, cioè da federato bizantino passi al fronte longobardo identitario, se vogliamo usare un termine anacronistico. La cosa interessante è che certo lui perderà classe e, se questa lettura di lui come federato che poi diventa antagonista dei bizantini giustifica il perché l'avesse ottenuto con l'inganno, sarà però anche il primo duca di Spoleto, cioè un duca che contribuirà all'espansione nel centro-sud dei Longobardi e nella costituzione di quel ducato di Spoleto che tante necropoli interessantissime fornisce oggi l'archeologia contemporanea.
Ci troviamo quindi di fronte a due figure molto peculiari, una che dal fronte longobardo passa a quella bizantina e una che dal fronte bizantino passa a quello longobardo, dimostrando come all'interno appunto dell'elite militare ci fosse una certa mobilità, cosa tipica di quei secoli, e che probabilmente l'appartenenza a stirpi germaniche in senso lato non fosse una caratteristica che precludeva, ad esempio, l'essere un grande ufficiale dell'esercito romano o romeo, se vogliamo. Sono cose che già sappiamo, ma è importante rivederle scritte qui, soprattutto di questi tempi in cui a noi capita spessissimo che sotto i nostri video arrivi qualcuno di esagitato a dire «Ah, i Longobardi che hanno gettato nella barbarie la povera Italia». Leggetelo un libro di storia ogni tanto, vi prego. Detto ciò, queste due figure così speculari, questi due condottieri particolari e che vivono nello stesso periodo, perché la ricostruzione cronologica che fa prima il Bognetti, poi il Gasparri, altri studiosi, hanno circa una decina d'anni di differenza e di possibilità, nel senso che mentre sugli avvenimenti della storia strettamente bizantina abbiamo delle date precise, per il resto in effetti c'è chi si sbilancia più verso la metà degli anni 70 e verso chi si sbilancia più verso la metà degli anni 80 del VI secolo. Resta il fatto che appunto sono contemporanei, quantomeno nella loro funzione militare, e si trovano a confrontarsi l'uno contro l'altro, dimostrando ancora una volta come la storia dell'Italia alto medievale, soprattutto in questa fase, sia fatta soprattutto dai Longobardi. La presenza bizantina è indiscutibile, l'interesse di Bisanzio, di Costantinopoli è sempre presente, ma le forze sul campo, le forze che decidono con i fatti quello che avverrà, sono sempre più spesso quelle dei Longobardi. Bene, speriamo di avervi incuriosito. Mi scuso ancora per il ritardo per il video. Scusate, tra le altre cose fa caldissimo, c'è ancora gente che si ostina a chiamare la bella stagione. Ci vediamo alla prossima e mandi!